Vediamo come andare a realizzare questi bordini doppi che possono essere utilizzati all'inizio dei nostri capi. Solitamente questo dentato si vede molto nei capi da bambino per evitare quella molla che può essere un po' fastidiosa e anche per dare maggiore vestibilità per un capo da bimbo. Per un capo da adulto è anche, comunque anche piacevole da vedere e da utilizzare. Ce ne sono di due tipi. Uno è quello dentato, il classico bordino a picot, quindi ha questa piccola lavorazione che è anche decorativa. È un bordo doppio, quindi vale a dire che la lavorazione è sia dalla parte interna che dalla parte esterna. Non ha cuciture, perché adesso vi faccio vedere come lo utilizzo io e come ci sono due modi per poterlo realizzare. Quindi questo è quello con i picco sotto e questo invece è il bordino doppio semplice. L'ho fatto un pochino più basso per farvi vedere anche la differenza tra i due. Dove si utilizza solitamente? Allora, quello con i picot, come ho detto già prima, si vede molto nei capi realizzati per i bimbi, ma non è detto che non si possa realizzare per una copertina piuttosto che per un cappellino o per qualsiasi cosa che noi vogliamo rifinire e decorare allo stesso modo, senza poi dover andare a mettere mano di nuovo una volta finito il nostro lavoro sul capo che stiamo facendo. È piacevole anche da vedere sulle sciarpe, quindi fatto questo bordino su un'estremità e sull'altra, in modo che non c'è quella fastidiosa arrotolatura del lavoro una volta terminato. Si può sostituire, diciamo, nelle sciarpe al classico I-cord che si può utilizzare, si può fare. Lo stesso questo qui, questo lo trovo molto più versatile, nel senso che questo preclude un po' anche tutta la complessità del capo, perché ha dei picot e quindi diciamo che io personalmente non metterei anche un giacchino con dei picot sotto, però in questo modo, se non vogliamo avere la molla sotto, quindi se non vogliamo avere quella molla un po' elastica e vogliamo che il nostro capo scenda un po' di più, questo bordino lo trovo perfetto, anche perché se riprese bene le maglie sul retro, quindi ecco c'è questa parte sul retro e questa davanti, sarà quasi impercettibile, quindi il nostro lavoro sarà, il nostro tessuto verrà uniforme e non avremo il problema né della molla sotto e neppure della parte che poi si potrebbe un po' arricciare, come succede, vedete, da questa parte. Si può realizzare sia da un'estremità che dall'altra. Se si lavora in un capo in top down, quindi si parte dal collo, si finisce, si può realizzare alla fine, allo stesso modo all'inizio del nostro capo. Ora andremo a vedere due modi per realizzarlo. Il primo modo che vi faccio vedere è quello che io solitamente utilizzo nel lavoro con la macchina per maglieria ed è qualcosa che è molto utilizzato in questo tipo di lavoro, cioè quando io faccio qualcosa, ho fatto, perché adesso non lavoro più a macchina da diversi anni, utilizzavo sempre con della lana di scarto questo sistema per evitare di utilizzare le doppie fronture, perché la macchina per maglieria ha due fronture, quindi una sopra e una sotto, quindi gli aghi devono essere poi montati in modo doppio per creare la nostra costina, quindi il nostro bordo, quella che noi facciamo ai ferri un dritto e al rovescio. In questo modo invece io evitavo di andare a lavorare sulla seconda frontura, quindi andavo a montare direttamente le maglie dal capo e poi andavo a finire. Ora vediamo cosa ci occorre per realizzare questo bordino, quindi quello più semplice. Allora, io adesso utilizzo dei ferri, quelli che utilizzo sempre, uno perché mi dà maggiore facilità nel farvi vedere quello che sto per andare a fare e due perché sono dei ferri corti per non utilizzare quelli circolari che nasconderebbero un po' lavorando anche i passaggi nel video.
Sui ferri noi andiamo a montare le maglie che ci occorrono per il nostro capo, quindi non c'è nessun tipo di aumento, diminuzione o di variazione rispetto alle maglie che noi andremo a montare, per cui se abbiamo da montare 100 maglie andremo a montare 100 maglie, nessuna differenza. L'unica accortezza è che per iniziare dovremmo fare un avvio che non è proprio provvisorio, ma diciamo che è provvisorio, non restano poi delle maglie vive da dover riprendere, ma dobbiamo andare a utilizzare un filato di scarto. In questo caso io il mio campione ve l'ho fatto vedere realizzato con il filato bianco, adesso lo realizzo con del filato rosso. Avremmo bisogno di un filato contrastante a quello principale del nostro capo, quindi io vado a prendere questo verde che mi riuscirà a facilitare anche la ripresa dei punti che andrò a fare. Quindi ipotizziamo che io adesso devo montare 20 maglie, andrò a montare e dovrò lavorare su 20 maglie del mio capo con il rosso. Io andrò a montare 20 maglie con un filo di scarto, quindi prendo i miei ferri, monto 20 maglie e ci vediamo appena terminato. Ho montato le mie 20 maglie sul ferro con il mio filo di scarto, perché io dovrò lavorare il mio capo con il filato rosso, per cui questo mi serve solo per potermi facilitare poi la ripresa delle maglie e formare il mio bordino. Adesso vado a lavorare 5-6 righe di lavorazione a legaccio, quindi lavoro al dritto, lavorando ferri di andata e di ritorno solo al dritto, quindi lavorerò per all'incirca 1 centimetro, non di più. Faccio i miei 5 ferri e ci vediamo dopo. Ho lavorato i miei 5 giri di maglia a legaccio, questo con il filato di scarto, per cui adesso sono pronta ad andare a utilizzare il filato che dovrò utilizzare per il mio capo, in questo caso per il mio campione. Quindi taglio il filo di scarto, prendo il filato, il cotone, quello che volete, che poi dovrete andare a lavorare. Adesso qui ed inizio a lavorare questo giro, da questo giro in poi, le mie righe di lavorazione che mi andranno a formare il bordino. Quindi questo qui, questa parte. Questo bordino così basso io l'ho fatto di 4, allora in sostanza sono 8 maglie, perché questo viene ripiegato, vedete qui dietro, vengono riprese le maglie e poi viene ripiegato, per cui noi dobbiamo considerare l'altezza del nostro bordino, che sarà il doppio delle maglie che andremo a lavorare, per cui se il nostro bordino sarà di 4 righe, noi dovremmo andare a lavorare 8 righe, perché poi il bordino verrà ripiegato. Quindi adesso lo andiamo a replicare allo stesso modo di questo che vi sto facendo vedere, per cui iniziando da ora, e noi stiamo iniziando la lavorazione da qui, vado a fare 8 righe di maglia rasata, quindi una al dritto e una al rovescio, per intenderci, e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi vado a fare 8 righe di maglia rasata. Riprendo il mio lavoro in mano, qui ho la codina del filo di scarto, mi infilo all'interno del primo punto, mi aggancio lasciando una piccola codina non troppo lunga, un pezzo che mi consenta poi di andare a nascondere nella lavorazione, quindi aggancio il filo sul ferro ed inizio a lavorare. Il primo giro lo farò al dritto, quindi poi il giro di ritorno andrà fatto al rovescio. Una raccomandazione: questi due capi, queste due codine non vanno legate, perché poi noi dovremo andare a disfare questa parte che abbiamo lavorato, che è un avvio provvisorio, quindi con della lana di scarto, per cui cerchiamo durante la lavorazione di andare magari a tirare ogni tanto queste due codine in modo che non ci scappi il primo punto, ma non andare a fare nessun nodo da questa parte. Quindi adesso io andrò a realizzare 8 righe di maglia rasata. Allora, erroneamente vi ho detto di fare 8 giri, ma in realtà io ne ho lavorati 7, perché l'8° giro sarà quello visibile che ci andrà a chiudere il bordino. Quindi adesso finiamo, cioè vi faccio vedere come si chiude, quindi come si doppia, e poi forse quello che vi sto dicendo ora è un po' più chiaro. Quindi io vado a lavorare 7 giri se voglio il bordino da 8, 9 giri se voglio il bordino da 10, e l'ultimo giro
che sarà poi parte del bordo, sarà quello che faremo alla fine per andare a chiudere. Ora, che cosa dobbiamo andare a fare? Qui abbiamo il nostro filo di scarto. Noi non dobbiamo fare altro che andare a riprendere queste maglie rosse e riportarle sul ferro principale, andandole a lavorare con i punti che abbiamo sul ferro. Quindi si lavoreranno adesso in questo giro sul dritto 2 punti per volta. Ora, se noi giriamo così, in questo senso, iniziamo a prendere subito il primo punto. Io mi aiuto con il ferro con il quale andrò a lavorare, quindi entro all'interno di questo punto, così, vado a piegare il mio lavoro, lo porto sul ferro di fronte al punto che io dovrò andare a lavorare, entro con il ferro sul punto che avevo già sul ferro, su quello che ho ripreso, e li lavoro assieme e li lavoro al dritto ed ho chiuso l'inizio del mio bordino. Ruoto di nuovo il mio lavoro, mi aiuto sempre con il mio ferro, vado a prendere questo punto, lo porto sul ferro dove ho il lavoro e vado a lavorare le 2 maglie assieme. Cerco di avvicinarmi un po'. Questo è l'inizio del mio lavoro, questo è il terzo punto, quindi io entro con il ferro all'interno, lo porto sul ferro dove ho tutte le altre maglie e vado a lavorare tutte e 2 le maglie assieme al dritto senza tirare troppo. Quindi rifaccio la stessa cosa, prendo la maglia, la porto sul ferro e le lavoro tutte e 2 assieme a dritto normale. Facciamo attenzione a non lavorarle a dritto ritorto, perché altrimenti si andrà a storcere tutto il bordo e il lavoro non sarà pulito. Quindi entro nuovamente, cercando sempre di non prendere il filo di scarto, perché poi sarà un po' più difficile andarlo a rimuovere. Quindi entro, porto la maglia e le lavoro assieme. Riprendo la maglia e faccio così sino a lavorare, sino a riprendere tutte le maglie dell'inizio della mia lavorazione. Quindi dovrò andare a doppiare tutto il mio bordino. Quindi rientro nella maglia, rientro nuovamente. Ora lo facciamo tutto assieme e così vediamo poi come proseguire. Quello che volevo consigliarvi, che non vi ho detto prima, io ho preso un filato che sempre, questo credo che sia della lana merino, questa verde che sto utilizzando. Vi consiglio, specialmente le prime volte, di utilizzare un cotone magari di uno spessore minore rispetto al filato che voi andrete a utilizzare poi per l'intero lavoro, in modo che vi faciliterà proprio prima di tutto il montaggio proprio del bordino, quindi questo tipo di lavoro che stiamo facendo, e poi anche andare a togliere questo avvio provvisorio che ci ha permesso poi di andare a raccogliere le maglie in questo modo. Quindi se noi abbiamo, o se noi avessimo avuto in questo caso, piuttosto che della lana, un filo molto più sottile, più scivoloso, tra virgolette, sicuramente adesso quando lo andremo a togliere non avremo nessun tipo di difficoltà, anche se nemmeno con questo ne abbiamo. Ho 2 maglie, le ultime 2 maglie da riprendere. Qui sul ferro io ne ho una sola, me ne è rimasta una, quindi prendo questa maglia, la porto sempre sul ferro. Adesso devo andare a prendere una maglia sul lato, che sarebbe questa. Vedete questa maglia qui?
Vediamo se riesco. Ecco qui. Questa sarà la mia ultima maglia che mi andrà a chiudere tutto il bordino. Ed il bordino è fatto, eccolo qui. Ora io devo andare a rimuovere il filato che ho utilizzato per l'avvio provvisorio. Posso farlo o adesso, quindi prima di iniziare proprio tutto il corpo del mio lavoro, o alla fine, e quindi questo me lo tengo e togliendolo al termine proprio, ad esempio, della mia sciarpa piuttosto che del mio davanti del maglione o di qualsiasi altro lavoro io stia facendo. Io preferisco sempre toglierlo subito, quindi vado dove ho la codina, che io vi ho detto di non andare ad annodare con la codina del filato proprio del lavoro, non faccio altro che andare a sfilare in questo modo. Vedete, allora cerco di farvi vedere dove sono le maglie. Se io tiro leggermente, qui ho le maglie verdi. Io non faccio altro che andare a sfilare senza nessuna fatica e senza tirare. In questo modo vado a sfilare tutto il filato verde. Potrei anche tirarlo così, andare a tagliare da questa parte e togliere tutto quello che resta. Ecco perché vi dicevo, se io avessi avuto qui un filo di cotone, ad esempio, più sottile, io avrei davvero fatto in un attimo, ma anche così non è che non sto impiegando tantissimo tempo. Ovviamente è un lavoro che va fatto sempre con pazienza, senza tirare troppo, perché altrimenti, se noi per sbaglio abbiamo lavorato qualche capo del filato di scarto assieme al filato principale che noi andiamo a utilizzare per quello che dobbiamo fare, rischieremmo poi di andare a rovinare, magari anche a tirare un filino sul nostro bordo, e potrebbe poi diventare inestetico o comportarci una perdita di tempo per sistemare le maglie. Abbiamo terminato. Questo sarà il bordino dal quale io inizierò adesso tutto il mio lavoro, quindi piuttosto che avere delle maglie a coste, io ho il mio bordino doppio. Questo è molto comodo anche quando si fanno dei capi da bambino, quindi che ne so, una gonnellina, un pantaloncino, e si inizia da sopra oppure si termina e si vanno poi a riprendere le maglie e si fa il bordino doppio all'interno di questo bordo, che è comunque aperto perché qui c'è dello spazio, vedete? Che è comunque un bordino aperto. Io posso andare a inserire un elastico, magari anche, che ne so, per un cappellino no, però per dei pantaloncini piuttosto che per una gonnellina da bimba. Inizio in questo modo, in modo che qui ho già tutta la mia tutto il mio tubolare dove andare a infilare l'elastico. Adesso non faccio altro che andare a eseguire la mia lavorazione, quindi tutto quello che io ho nel mio pattern o quello che devo andare a realizzare, posso tranquillamente andare a lavorare e io avrò il mio bordino intatto. L'unica cosa che poi mi resterà da fare alla fine, quando andrò a fare tutte le rifiniture del mio capo, è andare a legare bene questa codina, quindi andarla ad annodare per bene qui sul lato, perché comunque questa è sempre la parte che noi non abbiamo annodato, e andarla poi a nascondere all'interno del tubolare. Adesso andiamo a vedere, e questo è diciamo il primo metodo. Ovviamente io vi ho fatto vedere il bordino a 4 maglie, ma potete farlo largo per quanto volete, quindi il sistema è sempre questo. Ora vediamo come andare a formare invece questo dentato con i picot. E si fa, diciamo che si fa allo stesso modo, quindi si avvia sempre con la lana di scarto un numero di maglie che abbiamo
per realizzare il nostro capo, per cui se dobbiamo lavorare su 100 maglie andremo ad avviare 100 maglie e l'andremo a fare sempre con la lana di scarto. Faremo i nostri 5-6 giri di maglia al legaccio e poi vi faccio vedere come ottenere questo bordino, questa rifinitura assieme al bordino doppio. Come vi dicevo, il procedimento è sempre lo stesso, ovvero si avvia con un filato di scarto, quindi si fanno quei 3-4 giri, 5 giri a seconda di quello che noi riteniamo più pratico per poi poter maneggiare e andare a riprendere le maglie dietro, perché comunque viene doppiato allo stesso modo. Quindi si prende con il filato che dovremmo utilizzare per la nostra lavorazione, si fanno i giri che noi riteniamo insomma utili o che ci piacciono di più cioè che ci necessitano per avere l'altezza del nostro bordino. Quando io faccio questo tipo di bordo a picot o dentato, solitamente non lo faccio estremamente stretto come ho realizzato quest'altro, almeno che non uso un filato molto sottile, perché altrimenti rischierei di deformarlo. Questo diciamo che è un filato che io sto lavorando con il ferro numero 4, quindi 4 giri di maglia rasata e poi doppiati, quindi 8 giri sono sufficienti. Se io l'avessi fatto anche più alto non sarebbe stato male, ma troppo più basso, tipo che ne so 2 o 3 giri, già sarebbe diventato un po' cicciottello, quindi avrebbe perso proprio la funzione del bordo piatto così per com'è. Allo stesso modo quando uso questo dentato, se io utilizzo un filato sottile lo faccio leggermente più basso, se utilizzo un filato un po' più spesso come questo almeno lo faccio di 5-6 giri. Quindi conto 5-6 giri da una parte e 5-6 giri dall'altra minimo. Ora noi dobbiamo ottenere, nella piegatura dobbiamo ottenere questo lavoro ed è semplicissimo. Un'accortezza però, dobbiamo avere sul ferro delle maglie pari, perché andremo a lavorare 2 maglie assieme e un gettato in un unico giro che ci permetteranno di formare dei forellini. Quindi le maglie devono essere pari per poter lavorare 2 maglie assieme al dritto e un gettato. Quindi iniziamo subito lavorando le prime 2 maglie assieme al dritto, facciamo un gettato e lavoriamo le altre 2 assieme al dritto. Facciamo nuovamente un gettato e facciamo così fino alla fine del giro. Ora lo facciamo assieme, quindi un gettato e 2 maglie assieme. Questo ci permetterà nel giro successivo di formare dei forellini, quindi i classici buchini che si vedono anche nella lavorazione lace, no? Nei pizzi piuttosto che in altre lavorazioni. Ovviamente se noi lavoriamo 2 maglie assieme poi abbiamo necessità di fare il gettato per andare a recuperare la maglia che stiamo lavorando, che stiamo andando a diminuire lavorando 2 maglie assieme. Quindi finisco con un gettato e 2 assieme. A questo punto ho fatto la mia riga che mi permetterà di avere i picot sotto. Quindi ho 7 righe di maglia rasata, una riga per la realizzazione dei picot. Adesso devo andare a replicare 7 righe di maglia rasata. In questo caso io ne farò 6 perché la settima sarà quella della chiusura. Non so se mi sono spiegata. Se io voglio un bordino di 7 righe come questo, io questa riga che ho appena lavorato per andare a formare il picot non la conto perché è quella che mi rimarrà proprio nel bordo, sul bordo, scusate il gioco di parole, sull'estremità del mio bordino, ok? Quindi io faccio 7 righe, questa riga 2 assieme al dritto e uno gettato che mi forma il picot, dietro andrò a realizzare, anzi qui sarà davanti perché io ho iniziato da questa parte, quindi faccio 7 righe, una riga 2 assieme al dritto e un gettato, andrò a fare poi 6 righe di maglia rasata perché la settima sarà quella della chiusura, per come abbiamo ragionato
nel metodo precedente. Quindi adesso io sul rovescio non vado a fare altro che andare a lavorare i miei gettati al rovescio e quindi tornerò ad avere 20 maglie sul ferro. Quindi vedete, io devo avere questo tipo di lavoro. Adesso finisco il giro e lo vediamo assieme. Alla fine del mio rigo, subito dopo i due gettati e le due maglie assieme e un gettato, io avrò questa lavorazione su tutta la preparazione del bordo. Adesso conto 6 righe, da qui in poi andrò a contare 6 righe di maglia rasata, quindi faccio le 6 righe e ci vediamo alla fine. Ho realizzato le mie 6 righe di maglia rasata subito dopo questa lavorazione. Ora procedo per come ho fatto con il bordino senza picot, quindi piego nuovamente il mio lavoro, inizio a raccogliere le maglie qui sul retro, io mi aiuto sempre con l'altro ferro, quindi vado a prendere la prima maglia, la porto davanti alla maglia che io avrei dovuto lavorare per prima, in questo caso sono 2 maglie, quindi le vado a lavorare assieme. Vado nuovamente a raccogliere la seconda maglia e procedo per come ho fatto prima per tutte le maglie. Ci vediamo alla fine. Ho raccolto tutte le maglie sul retro, eccole qui. Adesso vado, se voglio, posso andare a togliere subito il mio filo di scarto, altrimenti lo faccio in un secondo momento, e da qui in poi inizio a lavorare tutto il mio capo, il mio pezzo, quello che devo andare a realizzare. Logicamente adesso non è, questo è stato stirato, questo qui è stato stirato e bloccato, questo invece no, quindi la differenza come al solito si vede, questo è un po' più cicciottello, questo rosso, questo invece un pochino più piatto. Ovviamente questo non si è appiattito e disteso con la pressione del ferro ed il calore, perché io non stiro mai a contatto con il filato, che sia lana, che sia sintetico, qualsiasi materiale sia. Io lo appunto sempre con i soliti spilli su una base e poi passo del vapore, lascio asciugare, non lo tocco altrimenti si sforma. Una volta che si è asciugato, prende la lana, prende il filato, quello che sia, quello che stiamo utilizzando, prende il verso suo naturale, insomma. E questo è il nostro bordino doppio, questo logicamente un pochino più alto, sempre per il discorso che vi facevo prima. Diciamo che sono 2 modi alternativi per iniziare un capo. Poi a proprio gusto ci sono alcuni pattern che richiedono proprio un avvio di questo tipo, quindi un avvio con un bordino senza avere nessun bordo a coste sotto, quindi la classica molla, come si chiama non in gergo ma un po' volgarmente chiamata molla, o insomma, la parte elastica dell'inizio o della fine a seconda di come si guarda un capo, del nostro capo. Spero di esservi stata utile. La prossima volta vi farò vedere come si può realizzare lo stesso bordino sui ferri circolari, quindi in un lavoro circolare, e questo è molto comodo quando dobbiamo fare un cappellino piuttosto che lavorare proprio un maglioncino, magari iniziandolo da sotto, oppure il bordo delle maniche. Io questo lo trovo molto maschile sulle giacche. L'ho utilizzato diverse volte anche per delle giacche da uomo con del filato un pochino più pesante, quindi questo bordino ripetuto poi anche sotto nel corpo del maglione e magari anche come bordo, come rifinitura, quindi riprese le maglie sul bordo per attaccare sotto una cerniera, quindi fare proprio un cardigan da uomo con la zip, e questo ci va a impreziosire e a rifinire il nostro capo e a nascondere anche la zip. Ovviamente questo bordo poi non può essere lavorato, se noi lavoriamo la maglia
per come o top down o da sotto, iniziandola da sotto, sono delle maglie che vanno riprese e poi va fatto il bordino, va ripiegato all'interno, quindi è ripreso in un modo diverso con ago e filo. Questo magari sono delle rifiniture che andremo a vedere nel corso del tempo, se è un lavoro che vi interessa. Spero comunque di esservi stata utile e di avervi dato un'alternativa. Sono delle rifiniture, specialmente questa con i picot, che sono molto indicate anche per delle canotte o delle magliettine in cotone, quindi è giusto il tempo per poterlo utilizzare. Per le sciarpe ovviamente poi si deve anche pensare al bordo di rifinitura a destra e a sinistra di tutta la sciarpa, perché se si fa una sciarpa a legaccio e scusate, a maglia rasata, anche a legaccio, che comunque ha questo bordino doppio sotto, si deve anche pensare poi alla rifinitura, scusate, a destra e a sinistra. Il prossimo video non so quando ci sarà, perché vedete che io sto facendo delle lunghe pause, delle lunghe assenze, perché dalle mie mani si vede che ci sono dei giorni in cui non posso proprio lavorare, devo terminare il golfino perché ho in sospeso la seconda parte, quindi la parte della manica del golfino in lana, ma è un lavoro che non sono riuscita a fare perché mi comporta un tipo di lavorazione che finora non sono riuscita a fare. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, spero che sarà quello della manica del golfino, così terminiamo anche quello, anche se adesso quello è un capo che comunque è più invernale, non tanto estivo, anche se diciamo la verità il tempo proprio estivo e primaverile non è, almeno negli ultimi giorni di questa settimana. Ci vediamo alla prossima, ciao!